Chiamerei adesso qui il dottor Geoff Shepherd, che è uno psicologo, consulente del progetto IMROC. Dottor Shepherd è accompagnato dalla dottoressa Bracco, che sarà la traduttrice. Right, thank you very much. Unfortunately, I'm English, so my Italian is about 4 words, but I have my very helpful companion with me. First of all, I'd like to say how pleased I am to be here. It seems to me this is a very exciting time for the mental health services here in Ivrea. It seems to me that you're on the verge really of making some really important changes, and we've heard a lot about work that's gone on elsewhere in Italy, and I'm sure that the work that will now flow out of this day for the future will be very important. So I'm very pleased and very honoured to be invited here at this time. Sono molto orgoglioso di essere stato invitato qui, vi ringrazio molto. Ho notato che lo spirito di questo incontro di oggi, di questa giornata, è molto positiva per il lavoro che verrà fatto in seguito e che è stato iniziato negli ultimi anni. Thank you. So I'm a clinical psychologist originally by training, and I've worked in the National Health Service, in mental health services all my career, and for about the last 10 years or so I've been particularly involved in helping local services become more recovery focused. Sono uno psicologo e negli ultimi 10 anni sono stato particolarmente coinvolto nel lavoro per aiutare appunto questo processo di recovery. So let's begin with definitions. The term recovery is rather contested. People disagree with how it should be used, to what it should be referring to. And I've put up 2 definitions here. One is a complicated one, and one is a simple one. Non è così facile dare una definizione di recovery, può essere visto in vari punti, sotto vari punti di vista. Io adesso vi dirò due significati del termine recovery, uno più complesso e uno più semplice. The complicated definition is from an American called Bill Anthony, who some of you may have heard of, and he talks about recovery as a deeply personal, unique process of changing one's attitudes, values and feelings, goals, skills and roles, a way of living a satisfying and hopeful and contributing life, even with the limitations caused by illness, and recovery being the development of a new meaning and purpose in one's life as one grows beyond the catastrophic effects of illness. Ok, la prima definizione di recovery è stata fatta da Anthony e ve la traduco. Il recovery è un processo unico, profondamente personale, di cambiamento dei propri atteggiamenti, valori, sentimenti, obiettivi, abilità e ruoli. Rappresenta un modo di vivere una vita soddisfacente,
piena di speranza e ricca di spunti pur con le limitazioni causate dalla malattia. La ripresa coinvolge lo sviluppo di nuovi significati e scopi della propria vita, al di là degli effetti catastrofici della malattia mentale. Now, by the time you've got to the end of a definition like that, you're either asleep or you've given up all hope. So there's a much simpler version, which was given to us by one of our service users at a conference early on. And she said, you know, I don't know why you make all this so complicated. It's really very simple. Recovery is about helping people live the lives they want to lead. Ok, la definizione di prima probabilmente vi ha anche indotto un po' di sonnolenza. C'è invece un'altra definizione data da un utente dei servizi che sicuramente rende molto meglio l'idea, e cioè la ripresa, il recovery, significa aiutare le persone a vivere la vita che davvero vogliono vivere. And you'll notice in that definition there's no mention of symptoms or cure. It's about helping people live the lives they want to lead. Non si parla quindi di medicine, sintomi, eccetera, ma si parla proprio di aiutare le persone a vivere la vita che vogliono vivere. So if we have a simple definition, then I think it's also important to identify what recovery isn't. Ok, e quindi è anche molto importante definire che cosa non è la recovery. It's not based on a set of naive beliefs which depend on everybody being able to get cured, their symptoms to go away, and then to achieve everything that they want. Non è un insieme di principi da cui dipende la capacità di curare i sintomi delle persone interessate e aiutarle a raggiungere tutto ciò che vogliono nella vita. That's unrealistic. That's not how my life is, and I'm sure it's not how your life is. We have to put up sometimes with symptoms, and we have to put up sometimes with not being able to do everything we want to do. Non è la nostra vita, ma è la vita, cioè bisogna pensare alle persone che magari non sono in grado di fare qualcosa che vorrebbero fare. Quindi in questo caso è anche necessario magari parlare di sintomi. Recovery is also not a new version of antipsychiatry. We've heard this morning, it's not opposed to the use of traditional treatments like medication or psychological treatments. Non è una specie di antipsichiatria, non si oppone all'uso della medicina, delle terapie tradizionali e quindi all'uso di farmaci. It's just that it doesn't necessarily start there with traditional treatments, and it certainly doesn't end there. Non è necessario che inizi con un trattamento tradizionale e che finisca lì. Treatments are useful for doing the things that they can do, which is treating symptoms, but they don't necessarily help people live the lives that they want to lead, because sometimes you have to live the life you want to lead with symptoms. Sicuramente le medicine possono aiutare a curare determinati sintomi, ma non aiutano le persone coinvolte a vivere la vita che davvero vogliono condurre. Recovery is also not an approach which says that patients must decide everything and staff have to leave their judgments outside the door. Non è un approccio basato sul fatto che le persone assistite debbano decidere tutto. Il personale, d'altra parte, non deve neanche mettere da parte la propria professionalità o i propri giudizi etici. I do a lot of clinical work now in prison. And if I'm with a prisoner and I ask the prisoner what he wants to do with his life, and he says, well, I want to go back selling crack cocaine outside the local school, then that's not a goal which, as a professional, I can possibly support. Ok, ultimamente sta lavorando molto anche nelle prigioni. Dice ovviamente se una persona in prigione dice che l'obiettivo della sua vita è tornare a vendere, a spacciare droga, ovviamente non può essere considerato un obiettivo condivisibile.
So it's not a case now that, as it were, the patients just decide what they want to do and tell everybody and you have to agree. It is, I think, as Deborah was saying, you enter into then a process of negotiation between the two people in this relationship and you work out together some agreed goals. È importante ascoltare i pazienti e quindi capire i loro obiettivi per la loro vita, capire che cosa vogliono effettivamente fare, ma poi collaborare, lavorare insieme per arrivare comunque a degli obiettivi raggiungibili. Recovery is also not a new treatment. You can't train staff to treat people so that they will recover. C'è anche la recovery non è una nuova terapia che il personale sanitario applica alle persone assistite. Non si può insegnare a recuperare, a raggiungere la recovery. È un processo che va vissuto. The only people that can recover are the people themselves. Solo le persone coinvolte possono effettivamente raggiungere il recupero, la recovery. The role of staff is to assist them with that process. Il processo dello staff è assistere le persone in questo processo. And at the very least, not to get in the way of it. E non ostacolarle. And the other thing about recovery, and we heard this morning, is that it's an approach which not only has relevance in mental health, the notion of the expert patient and peer support and self-management and the importance of choice and control are just as important in the management of long-term physical conditions as they are in terms of people with longer-term mental health problems. È un approccio, non è solo un approccio che ha importanza nella salute mentale. Il paziente esperto, il supporto tra pari e l'autogestione sono tutti fattori importanti per una gestione efficace delle condizioni a lungo termine. So these ideas about the expert patient, about the importance of self-management, about the importance of choice and control, they are as relevant to the management of diabetes or coronary heart disease or dementia as they are to mental health problems. Quindi questo approccio comunque è importante, cioè l'obiettivo della recovery è importante appunto non solo quando si parla di salute mentale, ma anche in altre situazioni mediche, in altre condizioni mediche. This is the health model for the 21st century. Questo è il modello per il XXI secolo. So, what have we been trying to do? Well, we set up this organization called IMROC, which stands for Implementing Recovery Through Organizational Change. Allora, il progetto IMROC, la cui traduzione è rendere effettiva la recovery attraverso un cambiamento organizzativo. And we set it up following a government strategy in 2009, which made the support of recovery one of the key objectives for mental health services in England. Questo progetto è stato fondato, è stato avviato nel 2009 con il sostegno del governo. And it's often the case with government policy documents that they tell you what it is they want you to achieve, but they don't tell you how. In alcuni casi le politiche del governo ti dicono che cosa devi raggiungere, quali sono gli obiettivi, ma non ti viene detto come devi raggiungere questi obiettivi. So we persuaded them to spend a little bit of money on a charity for mental health, which I was working for at the time, in order to develop a procedure to help local services achieve this objective of being better at supporting recovery. Inizialmente c'è stata una collaborazione con un'organizzazione benefica proprio per aiutare questo progetto. It was originally based in London, but I retired as the director of it a couple of years ago, and then it moved to Nottingham
under the supervision of somebody called Julie Repper, who some of you might have heard of, and you saw a picture early on from Fabio's slide. So it's now based in Nottingham, and Julie Repper is the leader of it. Inizialmente questo progetto era basato a Londra, adesso invece ha base a Nottingham. And it was initially funded by the Department of Health for the first 3 years, and then they took the money away and they told us we had to make our own money, and so that's what we've been trying to do ever since. Per i primi 3 anni il governo ha finanziato questo progetto e successivamente gli è stato detto praticamente che dovevano gestirsi in modo autonomo. So we aim to answer 2 key questions. First of all, how to change the attitudes and behavior of staff and teams in mental health services so as to make them more supportive of recovery for people who are using those services. Ok, questo progetto ha lo scopo di rispondere a 2 questioni chiave. 1, come cambiare l'attitudine, l'atteggiamento e il comportamento degli operatori e del personale dei servizi salute mentale affinché possano sostenere meglio la recovery delle persone che utilizzano tali servizi. And secondly, how to change the organizations themselves so that these changes in staff attitudes and behavior would continue and be maintained over time. E successivamente come modificare le organizzazioni in modo che tali cambiamenti nel comportamento del personale possano essere sostenuti e mantenuti nel tempo. And we call that changing the culture. E questo è chiamato cambiare la cultura. Now, there is a description of what we were doing, certainly in the first few years, in this book, which some of you may have seen. I think there are copies over there. Are they edited by Barbara D'Avanzo and Antonio Meoni? And so you can read about it if you want in that publication. Se volete, in questo libro che c'è anche qui, potete trovare alcune delle esperienze, i racconti di questi primi anni di fondazione, diciamo, di questo progetto. The methods that we used are based, I think, on 4 key elements. Il metodo per il cambiamento si basa su 4 punti. First of all, we knew that there was a lot of new information and knowledge that needed to be transmitted out into the field. Innanzitutto sapevamo che era necessario diffondere nuove conoscenze e informazioni su questo argomento. So like days like today, I'm sure I have learned something new. There are new ideas to pick up on. And so we decided to produce a series of these kind of briefing papers in order to address all this new information and to disseminate it. Così come ad esempio durante la giornata di oggi sicuramente tutti noi abbiamo acquisito nuove informazioni, nuove conoscenze, sono stati pubblicati delle brochure, dei libretti con informazioni importanti. Now these are not academic papers, but they are based on the best evidence that we could find, but hopefully they're written in a way that's relatively clear and simple. They're designed to be read not just by professionals but by service users and family members, and they've proved very useful to us in getting some of the ideas out. Non sono testi scritti in forma accademica, ma sono dei testi scritti alla portata di tutti, proprio perché gli utenti dei servizi, i loro familiari, persone a loro vicino siano in grado di leggerli, capirli e acquisire nuove conoscenze non strettamente tecniche. Secondly, we knew that if the organizations we were trying to help were going to change, then they needed to own that change themselves. Organizations don't change just because they're told to do so from outside. They have to have their own local ownership of the process.
È importante che anche a livello territoriale ci sia la consapevolezza e la voglia di cambiare. Non sempre è detto che chi promuove, chi parla di qualche cosa sia pronto a cambiare. So we talked amongst ourselves, we visited services that had already begun to develop these ideas, and we produced a simple checklist of items that services could use to evaluate their current state and to set goals and to move forward in a way that was unique to each individual service. Quindi visitando, andando a vedere le strutture nello specifico, è più facile trovare 10 dei punti chiave da poter migliorare e per diciamo, personalizzare il percorso da fare, da seguire. So just as you wouldn't expect every individual to have the same individual plan, you can't expect every local service not to have its own individual plan. And a service which is developing in central London is going to have different priorities from a service that's developing in rural Norfolk or Cornwall. Così come ogni individuo, ogni utente ha il suo percorso da seguire con obiettivi personalizzati, anche ogni struttura ha il suo percorso da seguire che chiaramente, ovviamente, quindi cambia da struttura a struttura e anche da zona a zona, quindi una struttura a Londra non avrà le stesse necessità o priorità di una struttura in un'altra parte dell'Inghilterra. Thirdly, we made a lot of use of action research cycles. È stata fatta molta ricerca where the service sets itself a goal, it tries to achieve it. If it achieves it, very good, it can move on to something else. If it doesn't, it will have to modify what it's trying to do and then feed that back into the next stage of setting another goal and going around that cycle all the time, informing actions for the next stage. Quindi praticamente nelle strutture si stabilisce una priorità, un obiettivo, cioè trovate le priorità, si stabilisce un obiettivo, si lavora per raggiungere quell'obiettivo, se quell'obiettivo non è stato raggiunto si valuta il perché, eventualmente si modifica l'obiettivo in modo da poter avere un obiettivo raggiungibile. And finally, we knew that getting services to change is one thing, getting that change to be maintained over long periods of time requires some additional help. Già inizialmente bisogna far sì che la struttura abbia un cambio, che il servizio attui questo cambiamento, ma è poi fondamentale mantenere il cambiamento stesso. So we created what are called learning sets, which have been used quite a lot in business to help processes keep going. So we had once a month meetings with service users and family members and professionals. Sometimes we would bring in some colleagues from another service and we would keep that going in an open-ended way so that people were continually getting a chance to have new ideas, revise their ideas and support one another to keep going. Sono stati organizzati dei learning set, un po' come avviene magari nelle aziende, in cui fossero previsti anche degli incontri non solo con gli utenti, ma anche con i loro familiari, chi si occupa di loro, persone diciamo loro cari, affinché ci fosse proprio un confronto. So these were the 10 key organizational challenges. So these were designed as a menu, and each service was invited to choose a few items from the menu that they would then work on. They didn't have to do everything. Ok, queste sono state stabilite 10 sfide organizzative e poi ogni struttura ovviamente non era pensabile che puntasse subito a raggiungere questi 10 obiettivi, ma ogni struttura si focalizza su dei punti che sono stati scelti, diciamo le loro priorità. First of all,
we were all agreed that the most important thing that we wanted to achieve was to change the nature of every interaction between every member of staff and everybody using that service so that it would be more recovery oriented. Un punto molto importante è il fatto di modificare la natura delle interazioni quotidiane e la qualità dell'esperienza. We wanted staff to be thinking recovery the whole time. Si vuole che lo staff, il personale, pensi al recovery tutto il tempo, cioè sia un punto fisso nella testa dello staff. Thinking how they could help the person believe they could pursue their own hopes for the future. Pensare a come poter aiutare le persone a raggiungere i propri obiettivi, a soddisfare la propria vita. Helping the person have a sense of control over what was happening to them. Aiutare le persone ad avere un senso di controllo di quello che avviene a loro e intorno a loro. And helping the person identify opportunities that would take them towards the goals that they wanted when they felt in control of being able to do it. Aiutare le persone a raggiungere gli obiettivi che si sono preposti. So those three principles, hope, control, and opportunity, we think are the key things that should be in the minds of people all the time if they're trying to support recovery. Le tre parole chiave sono controllo, opportunità, I missed one. Hope, control, speranza. opportunity. Scusate. That's okay. So, in order to do that, there are a number of things number of routes you can choose. Ci sono vari percorsi che si possono scegliere. We placed a lot of emphasis on co-produced learning programs. I think the kind of thing again that Deborah was talking about. Service users and staff working out a little training program together about what recovery is, and then taking that out to teams and to wards and talking to them about what it really means. Quindi, come è stato detto anche nei discorsi precedenti, il collaborare quindi tra utenti e personale specializzato può aiutare appunto a raggiungere la recovery, e tra l'altro non solo all'interno di strutture, ma anche portando queste conoscenze, questi confronti all'esterno della struttura. For many places, starting a recovery college or a recovery education center was a really good way to show these principles in action, and most of our sites wanted to get a recovery college going. I recovery college sicuramente sono un posto molto importante da cui partire per portare appunto avanti questi programmi di collaborazione. We also knew that there had to be some organizational commitment. It was no good if we were just working with a small group of staff in a team or on a ward, if the whole organization wasn't also going to support that kind of change. È importante ovviamente l'impegno dell'organizzazione, del personale coinvolto. So we would always begin by talking to the management and saying, is this something you really want to do as an organization? Quindi come prima cosa parliamo ai direttori delle strutture per capire se questo cambiamento è davvero qualcosa che loro vogliono portare avanti. Recovery is about increasing personalization and choice for the individual. Recovery significa anche aumentare la personalizzazione delle persone coinvolte. And again, we've heard a lot today about the importance of peer workers who provide an example both to service users but also to staff about what recovery really means. E come abbiamo anche sentito questa mattina, è molto importante il confronto tra staff e personale sanitario. In England, we felt that we wanted to do something about
the current methods for the assessment and management of risk, both risk of self-harm but also risk of violence to others. Ok, in Inghilterra si è lavorato sulla differenza tra la gestione del rischio e la pianificazione della sicurezza. In England, our processes for risk assessment and management could almost be done without, as it were, the patient ever being there. Sorry, our processes for risk assessment and management do not involve the patient very much. Ok, la gestione del rischio e la pianificazione della sicurezza non coinvolgono direttamente il paziente. It's very seldom that anybody asks the patients, what do you think are the most important things in helping you keep safe? Ok, raramente viene chiesto al paziente che cosa può essere fatto per aiutarlo a sentirsi bene, a sentirsi sicuro. Staff have those discussions and then they go out and tell the patient. That's called consultation, but it's not co-production. Quindi appunto la coproduzione, co-production è molto importante, quindi sentire il parere del paziente, cioè parlare col paziente. As many of speakers have said today, we really were trying to move away from involvement and towards what Fabio and people from Trento and other places have talked about as co-production. This is not involvement, this is co-production. Quindi è importante fare una differenza tra coinvolgimento e coproduzione, cioè non bisogna solo coinvolgere il paziente, ma bisogna collaborare, coprodurre. We knew that we would have to work with staff as well. There's a journey for staff as there is a journey for service users and indeed their families. Quindi è un lavoro, un viaggio che coinvolge, diciamo, tutte le parti che hanno a che fare con queste situazioni, quindi dal personale sanitario a pazienti e loro familiari. And finally, we knew that whatever we could do within mental health services, most of people's lives will be outside mental health services, and so we knew what we had to help them build their lives outside mental health services, and employment is a particularly important way of doing that. La vita dei pazienti non è limitata solo ai servizi, alle strutture, ma va anche oltre, ovviamente, quindi è fondamentale aiutarli, come si diceva prima, come si è detto anche stamattina, proprio a costruirsi una vita che vada al di là della malattia, della situazione. So, what did we achieve? If I can get this to work, it's the thing you press. Is that one? No, I think it's over there. Oh, I see. I was wanting to highlight these. No. I think here. This is no, sorry. Technical problem here. Okay, yes. Yeah, that's it. So this one. This one, yeah. Yeah. So we have helped services develop now more than 300 peer support workers, people with lived experience, recruited, trained, placed, supported to work, and paid alongside professional staff. Ok, il progetto IMROC ha facilitato lo sviluppo di oltre 300 lavoratori per il supporto tra pari, persone con esperienze reali che sono state assunte, formate e supportate per lavorare insieme ai professionisti. We've helped establish more than 40 recovery colleges in England, and now there are recovery colleges in Italy, in Australia, in Holland, in Belgium, in Japan, in Hong Kong. There are recovery colleges springing up all over the world. Ok, questo progetto ha facilitato la creazione di oltre 40 recovery college, tra cui, come è stato appunto detto stamattina, anche qui in Italia, in Belgio, Giappone e tanti altri stati.
We've introduced new ways of thinking about the assessment and management of risk, and we now talk not about risk management, but about safety planning, and we try to involve the service user in all stages of that process. Ok, questo progetto ha introdotto nuovi modi di pensare alla valutazione e gestione del rischio, allontanandosi dalla gestione del rischio e avvicinandosi sempre più alla pianificazione della sicurezza. And we've also developed particular approaches on wards to reduce the use of physical restraints by joint training of staff, helping staff and patients together to work out different ways of dealing with incidents which lead to forcible restraint. È stato ridotto l'uso di vincoli fisici e trattamenti di forza nei reparti, soprattutto per quanto riguarda pazienti più gravi, coinvolgendo sempre più lo staff in questo processo. Yes, I know. I'm going to skip over some slides in a sec. That's okay. And so what have we learned in this process? We've learned a lot. First of all, I think fundamentally this kind of organizational change is not technical. It's about releasing the right kind of values, beliefs in staff and in service users. And that's the process which drives it, rather than any kind of technical or research set of procedures. This is a change in values. Ok, con questo progetto si è imparato molto, principalmente che il cambiamento organizzativo non è un cambiamento tecnico, riguarda valori ed è necessario che quindi cambino le credenze, i valori, i principi fondamentali. And co-production, I think, is the key method for provoking that change in attitudes. E la coproduzione è il metodo chiave per ottenere questo cambiamento. But as I've said, training staff is never enough. You have to change the organization as well as trying to help staff behave and think in different ways. Formare il personale però non è sufficiente, è necessario operare anche sull'organizzazione, cioè è l'organizzazione stessa che deve cambiare per poter sostenere e supportare il personale. Leadership in this is obviously important, and we've heard today from some of the great Italian leaders in this field here, but you find leadership all over the organization, actually. Leaders that you never expected would be leaders, appear from inside the organization. La leadership ovviamente è molto importante, ma deve essere distribuita tra tutti gli elementi organizzativi e a volte la troviamo anche in persone in cui non pensavamo di trovare. It's important to try to measure what you're doing. And now Barbara said this morning how difficult this is, but unless you're measuring as you're going around the action research cycle, you won't know whether you're achieving your goals or not. So measurement, however hard, is an important part of the process of change. Quindi è importante cercare sempre di misurare ciò che si fa. Se non si misura, se non si valuta quello che si sta facendo, diventa difficile capire se si stanno raggiungendo gli obiettivi, se si stanno facendo dei passi avanti. And finally, you don't need to worry about money. Non bisogna preoccuparsi dei soldi. You have plenty of money. The question is, what are you spending it on? I soldi ci sono, è importante mettersi d'accordo su come spenderli. Now the last 10 years in England, our mental health services have had no new money. In fact, we've had less old money. Negli ultimi 10 anni non ci sono stati, non è aumentato il fondo, finanziamenti nel Dipartimento di Salute Pubblica. So these changes have been achieved not by new money coming in,
but by using existing money in a different way. Quindi i traguardi raggiunti non sono stati ottenuti grazie a dei nuovi investimenti, a nuovi soldi, ma sfruttando quello che c'era già. So for us, I'm afraid the bad news is that if this is something new that you're going to do, you may have to stop doing what you were doing before. Quindi, essendo questo un qualcosa nuovo per questa zona, forse è necessario interrompere quello che si stava facendo prima. So if I just show one slide, one example, and then I'll finish. So I'm going to move on through these slides. And I'm going to show you an example of some work we did with one of the London trusts. It's called Central and North West London. It's a big trust. It serves a large area, a very diverse community with a lot of poverty and a lot of social difficulties. Ok, l'esempio che adesso fa riguarda una zona di Londra con un'alta differenza culturale e soprattutto una zona molto povera. And they decided they would focus on the challenges 2, 3, 6, 7 and 10. So they wanted comprehensive user-led programs, a recovery college, a different kind of workforce, a change to the way they approach risk assessment, and building on opportunities for employment outside the service. Si sono focalizzati sul fornire programmi educativi e formativi basati sull'utente, sul fondare un'unità educativa per la recovery, per portare avanti i programmi, trasformare le risorse umane, modificare il modo in cui vengono affrontate la valutazione e la gestione del rischio e aumentare le opportunità di costruire una vita al di là della malattia. And this is a kind of diagram of what they did. At the heart was this attempt to change the content of day-to-day interactions. So that's that there. Ok, cercare di cambiare il contenuto delle interazioni quotidiane. And they knew to do that they needed to get organizational commitment, they needed to get their managers on board and owning this process. Era fondamentale quindi creare un impegno organizzativo. And they knew that they needed to move from user involvement to co-production. Quindi era importante spostarsi dal coinvolgimento dell'utente alla coproduzione. So they set up a number of projects, co-produced training. Hanno stabilito alcuni punti, quindi la formazione condivisa per il personale. Establishing a recovery college. Hanno fondato un recovery college. Changing the workforce with more peer workers. Cambiato le risorse umane introducendo più lavoratori alla pari. Changing from risk management to safety planning. Hanno cambiato dalla gestione del rischio alla pianificazione della sicurezza. And building on, they already had some very excellent programs for helping people into employment outside the trust. Per costruire una vita che vada al di là un lavoro che vada al di là della malattia. So, this may sound like a kind of impossible dream for some of you. We can't do all these things. And of course you can't. But it's a long road and you have to start then with some small steps at the beginning. Inizialmente si può pensare non ce la faremo, è difficile da fare, ma in realtà è fondamentale iniziare, prendere un punto per volta proprio per poter andare avanti. So our advice would be find a team that's enthusiastic to move in this direction. Quindi è fondamentale trovare un gruppo di persone entusiaste di lavorare in questa direzione. Get them to evaluate what they're doing, and we produced this document for teams to help them review whether their current practices were supporting recovery.
valorizzare la struttura in cui si lavora, il progetto in cui si lavora, e loro l'hanno fatto appunto con questi opuscoli. Help them set some key priorities. They may be quite small things. They may be set up a group to bring in families every month to help us with what we're doing. Dare loro 2 o 3 priorità chiave da raggiungere e possono anche essere obiettivi semplici, non necessariamente particolarmente impegnativi. But whatever the change, you need to evaluate it. Valutare il cambiamento. And usually you'll find that you haven't quite achieved it. Qualche volta ci si accorge che non si è raggiunto l'obiettivo. So you have to start again, Quindi and you just keep going around that circle until you move the service slowly in the direction you wanted to go. Quindi se non si è raggiunto si rinizia e un circolo si va avanti finché si riesce a raggiungere quello che ci si era preposti. And you can see the firemen here in the cartoon. They are gradually adjusting their performance to eventually be able to catch the people coming out of the building. Come si vede dall'immagine, ci sono i pompieri che cercano di prendere le persone che si buttano dalla finestra, prima o poi riusciranno a centrare e salvare la persona. So I hope that's given you some ideas about how we've approached this, and I can hear most of those ideas already today, so I'm sure it's going to go very well here, and I wish you the very best of luck. Sentendo i discorsi di stamattina e di oggi pomeriggio ho l'impressione che stiate facendo un buon lavoro e che si stia andando avanti nella direzione giusta.